Era una buia notte d'autunno. Il vecchio banchiere camminava nervosamente da un angolo all'altro del suo studio, rievocando nella mente la serata che aveva organizzato 15 anni prima, proprio in autunno. Alla festa erano presenti molte persone brillanti e le conversazioni furono assai stimolanti. Si parlò, tra le altre cose, della pena capitale. Gli invitati, tra cui non pochi studiosi e giornalisti, per la maggior parte la condannavano. La ritenevano un mezzo punitivo ormai superato, indegno di uno Stato cristiano, immorale. Alcuni ne chiedevano la sostituzione universale con l'ergastolo. «Non sono d'accordo», disse il padrone di casa. «Non ho provato né la pena di morte né la reclusione a vita, ma se mi è concesso giudicare a priori, allora per me la pena capitale è più morale e più umana dell'ergastolo. L'esecuzione ti uccide all'istante, la prigione a vita ti uccide poco a poco. Chi è il carnefice più umano? Quello che ti ammazza in pochi secondi o quello che ti strappa la vita lentamente, per anni?» «Sono entrambi ugualmente immorali», osservò uno degli ospiti, «perché il fine è lo stesso, togliere la vita. Lo Stato non è Dio, non ha il diritto di togliere ciò che non può restituire, anche se volesse». Tra i presenti c'era un giovane avvocato, sui 25 anni. Interpellato disse: «Sia la pena capitale che l'ergastolo sono immorali, ma se dovessi scegliere tra le due, opterei senz'altro per la seconda. È meglio vivere, in qualunque modo, che non vivere affatto». Seguì una discussione accesa. Il banchiere, allora più giovane e più impulsivo, perse d'un tratto la pazienza, batté il pugno sul tavolo e, rivolgendosi al giovane legale, esclamò: «È una menzogna! Ti scommetto 2 milioni che non resisteresti in una cella nemmeno 5 anni». «Se fai sul serio», rispose l'avvocato, «scommetto che resterò non 5, ma 15 anni». «15, d'accordo», gridò il banchiere. «Signori, metto in palio 2 milioni». «Affare fatto. Tu metti in gioco 2 milioni. Io la mia libertà», disse l'avvocato. Così nacque questa scommessa folle e assurda. Il banchiere, che a quel tempo possedeva così tanti milioni da non poterli nemmeno contare, uomo viziato e capriccioso, ne fu entusiasta. Durante la cena disse all'avvocato, scherzando: «Ravvediti, giovanotto, finché sei in tempo. 2 milioni per me sono nulla, ma tu rischi di perdere 3 o 4 degli anni migliori della tua vita. Dico 3 o 4 perché non reggerai oltre. E non dimenticare, povero disgraziato, che una prigionia volontaria è ben più dura di una imposta. L'idea che tu possa uscire quando vuoi ti avvelenerà ogni giorno passato in cella. Ti compiango». E ora, mentre camminava da un angolo all'altro, il banchiere ripensava a tutto ciò e si chiedeva: «Perché ho fatto quella scommessa? A che scopo? L'avvocato butta via 15 anni della sua vita e io 2 milioni. Ma a cosa serve? Convincerà qualcuno che la pena capitale è peggiore o migliore dell'ergastolo? No, sciocchezze. Da parte mia fu il capriccio di un uomo sazio, da parte sua pura avidità». Ricordò anche ciò che accadde dopo quella sera. Si decise che l'avvocato avrebbe scontato la sua prigionia sotto stretta sorveglianza, in un padiglione del giardino appartenente alla villa del banchiere. Si stabilì che per tutto il periodo non avrebbe potuto varcare la soglia, vedere esseri umani, udire voci, né ricevere lettere o giornali. Gli fu concesso un solo strumento musicale, libri da leggere, carta per scrivere, vino e tabacco. Poteva comunicare con l'esterno, ma solo in silenzio, attraverso una finestrella appositamente costruita. Tutto ciò di cui necessitava, libri, musica, vino, gli veniva fornito in qualsiasi quantità, purché lo chiedesse con un biglietto. L'accordo prevedeva ogni dettaglio, rendendo la reclusione realmente solitaria, e obbligava l'avvocato a restare chiuso per esattamente 15 anni, dalla mezzanotte del 14 novembre 1870 alla mezzanotte del 14 novembre 1885. Il minimo tentativo di infrangere le regole, anche solo uscendo 2 minuti prima, avrebbe sollevato il banchiere dall'obbligo di pagare i 2 milioni. Durante il primo anno di prigionia, l'avvocato, a giudicare dai suoi biglietti, soffrì terribilmente la solitudine e la noia.
Dal padiglione giungevano giorno e notte le note del pianoforte. Rifiutava il vino e il tabacco. Il vino, scriveva, risveglia i desideri e i desideri sono i peggiori nemici del prigioniero. Inoltre, non c'è niente di più deprimente che bere buon vino da soli. Quanto al tabacco, gli guastava l'aria della stanza. Durante il primo anno chiese romanzi leggeri, storie d'amore complicate, racconti polizieschi e fantastici, commedie e simili. Nel secondo anno il pianoforte tacque e l'avvocato chiese soltanto classici. Dal quinto la musica tornò a farsi sentire e chiese anche del vino. Chi lo sorvegliava raccontava che per tutto quell'anno non fece altro che mangiare, bere e restare sdraiato sul letto. Sbadigliava spesso e parlava da solo con stizza. Non leggeva. A volte, durante la notte, sedeva a scrivere per ore, ma al mattino strappava tutto. Più di una volta fu udito piangere. Nella seconda metà del sesto anno si dedicò con fervore allo studio delle lingue, della filosofia e della storia. Vi si immerse con tale fame che il banchiere a stento riusciva a fornirgli libri a sufficienza. In 4 anni furono acquistati per lui circa 600 volumi. In quel periodo di passione ricevette dal prigioniero una lettera. Caro carceriere, queste righe le scrivo in 6 lingue. Mostrale a degli esperti. Se non vi trovano alcun errore, ti prego di ordinare che venga sparato un colpo nel giardino. Dal suono capirò che i miei sforzi non sono stati vani. I geni di tutti i tempi e le nazioni parlano lingue diverse, ma in ciascuna arde la stessa fiamma. Oh, se solo sapessi la felicità celeste che provo ora che posso comprenderli. Il desiderio fu esaudito. Su ordine del banchiere vennero sparati 2 colpi in giardino. Il banchiere ricordava tutto questo e pensava: domani a mezzanotte egli otterrà la libertà. In base all'accordo dovrò pagargli 2 milioni. Se li pago, sono rovinato. 15 anni prima possedeva troppi milioni per contarli, ma ora aveva paura persino di chiedersi se avesse più denaro o più debiti. Le speculazioni azzardate in borsa, gli investimenti rischiosi e l'incapacità di contenersi, che non lo aveva abbandonato nemmeno con l'età, avevano portato il suo patrimonio al declino. E quell'uomo un tempo audace, sicuro di sé, fiero, si era ridotto a un banchiere qualunque, che tremava a ogni variazione del mercato. «Quella maledetta scommessa», mormorò il vecchio stringendosi la testa tra le mani, disperato. «Perché quell'uomo non è morto? Ha solo 40 anni, si sposerà, si godrà la vita, investirà in borsa. E io lo guarderò da invidioso pezzente, mentre ogni giorno mi ripeterà: devo a te la felicità della mia vita, lascia che ti aiuti. No, è troppo. L'unica via per evitare la bancarotta e la vergogna è che quell'uomo muoia».